ci troviamo a Bosco Pennataro, sito molisano del progetto Manfor CBD. La foresta è inclusa nella riserva MAB Colle Meruccio Monte di Mezzo. La storia silvicolturale dell'area è molto complessa e questo deriva dal continuo cambio di proprietà dell'area e soprattutto dal cambio di destinazione principale delle foreste. Negli ultimi 40 anni abbiamo assistito a degli interventi leggeri, di radamenti leggeri dal basso, che hanno portato alla creazione di una struttura molto complessa, costituita da un piano dominante fatto da grosse piante di cerro, diciamo nella parte più bassa, e da grosse piante di faggio a quote più elevate, che sovrastano un piano dominato costituito da specie accessorie come carpini, aceri, sorbi e frassini, essenzialmente di origine agamica. Questa complessità strutturale rende difficile individuare delle linee di gestione attuali e soprattutto future. Nell'ambito del progetto Manfor sono state proposte 2 opzioni gestionali. La prima a favore del cerro, per perpetuare le cerrete tipiche dell'area in cui ci troviamo. Tecnicamente abbiamo selezionato 40 piante candidate di cerro, intorno alle quali sono stati effettuati dei diradamenti per eliminare i diretti competitori. Inoltre abbiamo rilasciato totalmente le piante di cerro anche di piccole dimensioni, purché monocormiche, e sul piano dominato abbiamo eliminato tutti i polloni di ogni singola ceppaia, rilasciando solo il pollone meno vigoroso, in modo da ridurre la capacità pollonifera della ceppaia stessa. Questo accorgimento essenzialmente era dovuto alla necessità di ridurre l'ombreggiamento del suolo per favorire la rinnovazione del cerro. La seconda opzione gestionale invece mirava alla creazione di un bosco misto di latifoglie. In questo caso abbiamo selezionato un numero variabile di piante candidate scelte tra le specie accessorie, quindi aceri, carpini, frassini, e intorno a queste è stato effettuato il solito diradamento per ridurre la competizione. Sullo strato dominato abbiamo agito sulle ceppaie rilasciando il pollone migliore, in modo che questo possa andare a contribuire alla diversità specifica del soprassuolo. In entrambe le gestioni proposte sono stati presi degli accorgimenti a favore della biodiversità, come ad esempio non sono state tagliate le piante di grandi dimensioni, non sono state eliminate le piante morte oppure quelle deperienti. Vista la complessità strutturale di queste foreste e la diversa tipologie di opzioni gestionali attuabili, prima di scegliere tra le due sarebbe ideale avere delle informazioni molto dettagliate, sia a livello socio-economico, soprattutto a livello, di finalità gestionale. Ad esempio, in un bosco come quello in cui ci troviamo adesso, e all'interno di una riserva in cui la tutela della biodiversità è una delle principali finalità, l'indirizzamento verso il bosco misto potrebbe essere la soluzione più ideale. Al contrario, in un bosco la cui finalità principale è la produzione di legname, quindi un fine economico come quelli comunali oppure privati, un indirizzamento verso la cerreta potrebbe essere molto più attuabile. Anche se possono sembrare approcci molto complessi, le soluzioni da adottare in entrambe le opzioni gestionali sono ben descritte in diversi manuali, quindi le tecniche possono essere facilmente replicabili in altre situazioni.